Allora, forse non te ne sei accorto, ma in Inter-Atalanta 4-0 abbiamo visto 3 potenziali indizi sulla nuova Inter del futuro che addirittura potrebbero rivoluzionare le prossime strategie di mercato dell'Inter. E non sto scherzando. 2 premesse molto importanti. Numero 1, l'Atalanta, che solitamente è una società molto organizzata, è in ritardo nella programmazione di questa stagione, ha cambiato tanto anche se non voleva ed è un cantiere ancora aperto in alto mare e aveva in questa partita anche delle assenze piuttosto importanti, questo va detto. Premessa numero 2, siamo ancora alla terza giornata di campionato, quindi non facciamo troppa esaltazione esagerata. Però la prestazione dell'Inter contro l'Atalanta è stata una prestazione totale ed è sembrata davvero una prosecuzione, una sorta di prosecuzione della scorsa stagione, tant'è che è finita 4-0 proprio come l'ultima volta lo scorso 28 febbraio. Questo secondo me è il grandissimo vantaggio della continuità, mentre in tanti hanno cambiato allenatore e tanti giocatori, ecco l'Inter è ripartita da delle certezze sia in termini di uomini, di rosa a disposizione, che soprattutto di gioco e ne raccogliamo i frutti in questo momento, con però delle novità tattiche, come accennavo, che vanno analizzate anche in risposta a chi dopo il pareggio di Genova diceva che l'Inter, ecco, è diventata prevedibile, ci conoscono tutti, sanno come disinnescarci. Ecco, invece no, non è così. Inzaghi sta cucinando ancora delle cose nuove e adesso ne parliamo. Ben ritrovati amiche e amici passionitristi in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti, stiamo crescendo tantissimo, grazie a tutti voi. Continuiamo a far crescere il nostro canale. Ho riguardato tutta Inter-Atalanta per andare ad analizzarla più a freddo, e ho visto delle cose molto interessanti che voglio condividere qui in questo contenuto di oggi. Bisogna dire innanzitutto che l'Inter chiaramente sta molto meglio da un punto di vista fisico e da Genoa, Lecce e Atalanta quindi è stato un continuo di crescita in termini di condizione fisica ed atletica. Quindi, è giusto secondo me non fare turnover in questo momento, affidarsi alle certezze. Da dopo la sosta sono sicuro che cominceremo a vedere le rotazioni, visto che ci saranno tanti impegni importanti ravvicinati. L'Atalanta invece è più in difficoltà, ma inoltre credo anche che sia ormai abbastanza evidente che ci sono degli stili di gioco che si incastrano a favore di una o di un'altra squadra quando si giocano determinate partite e a noi per esempio dà fastidio il Genoa soprattutto in casa loro, per dirne una, per citarne una soprattutto fresca, mentre con l'Atalanta ci incastriamo molto bene e lo abbiamo visto con un Inzaghi che sa come ingabbiare Gasperini. Abbiamo detto che Inzaghi è diventato un po' la criptonite di Gasperini e lo ha battuto 6 volte di fila, includendo anche la Coppa Italia. Due squadre, Inter e Atalanta, che sulla carta, se vogliamo dare un'osservazione molto poco approfondita, ecco, possono sembrare anche molto simili nel modo di interpretare il calcio. Difesa a 3, degli esterni molto coinvolti che fanno la fascia su e giù con grande importanza, tanto movimento nel reparto offensivo. In realtà, però, se andiamo ad analizzare concretamente, sono due squadre profondamente diverse, con l'Atalanta che va molto uomo su uomo, con delle marcature a uomo e dei riferimenti precisi nelle marcature, mentre l'Inter che difende molto a zona ed è una differenza questa ragazzi veramente sostanziale. Tra l'altro proprio su questa differenza Inzaghi l'ha sfruttata molto, la sta sfruttando molto e sfruttando questa cosa Inzaghi ha mandato in tilt l'Atalanta, come vediamo tra pochissimo nella nostra lavagna tattica. Ha mandato in tilt l'Atalanta a tal punto che, ci ha regalato anche degli svarioni, difensivi piuttosto clamorosi, perché comunque prendere dei gol sulle rimesse laterali è un qualcosa che giustamente fa impazzire un allenatore. Ma, c'è tanto merito nel gioco, dell'Inter e c'è tanto merito anche nella classe dei giocatori, che sono giocatori di altissimo livello. Ora, non sto qui a replicarvi tutta l'analisi tattica della gara che abbiamo già fatto nell'ultima live sul nostro canale, mi concentro però sull'analisi di 3 novità, secondo me, da tenere sotto osservazione e mi sposto anche alla nostra lavagna tattica. La mettiamo a schermo intero, cercherò di essere più chiaro possibile per chi ci ascolta in podcast e per chi ci segue da video invece può guardare al campo. Campo dove, devo dire, questa prima novità non è una vera e propria novità, non è una vera e propria clamorosa rivoluzione, nel senso che è un qualcosa che già vedevamo anche dall'anno scorso, ma in questa partita secondo me è apparso ancor più evidente.
Mi riferisco a Çalhanoğlu, che forse è sembrato un po' meno appariscente. Ci sono altri giocatori che secondo me in pagella prendono giustamente dei voti più alti in questa partita, ma Çalhanoğlu è stato un elemento cardine molto importante e in quest'ottica potrebbe esserlo sempre di più. Çalhanoğlu che cosa ha fatto? Che cosa ha combinato con la sua importanza? Considerando che l'Atalanta marca con dei riferimenti a uomo, Ederson era l'incaricato di seguire Çalhanoğlu. I numeri dell'Atalanta prendeteli giusto come riferimento. Comunque questo è Ederson che sto spostando in questo momento, che aveva il compito di marcare Çalhanoğlu. Quindi con Acerbi che si muoveva, gli esterni, i terzi che si alzavano molto, in fase di costruzione molto spesso Ciala si abbassava tantissimo, tant'è che in alcuni momenti della partita Çalhanoğlu è stato il nostro giocatore addirittura più basso di tutti in termini proprio di posizione, arrivava fino a davanti l'area di rigore, costringendo Ederson a muoversi molto, ad alzarsi tantissimo. Che cosa succede con Ederson che si alza tantissimo e i riferimenti di Brescianini che si doveva spostare su Pavard, e Samardžić che doveva andare su Bastoni, Retegui che rimaneva su Acerbi, Ederson si alzava, si generava già un primo spazio, uno spazio che veniva ulteriormente allargato da Barella che con il suo movimento ad abbassarsi costringeva anche Ruggeri ad alzarsi, perché Ruggeri aveva come riferimento proprio Barella. Con questa situazione qua si è venuta a generare una situazione di grande spazio in questa zona di campo sulla tre quarti, soprattutto sul lato destro, che l'Inter ha sfruttato molto molto bene e in questo modo Barella secondo me è stato anche un pochino più incursore rispetto a Mkhitaryan, rispetto ad altre gare, ma questa è stata una situazione molto importante su cui l'Inter tra l'altro ha generato anche il primo gol da questa combinazione con Darmian, con Mkhitaryan che poi serve il pallone per Thuram e la deviazione di Jim City porta all'1-0. Comunque mi focalizzavo su Çalhanoğlu perché la sensazione che ho avuto io, e correggetemi se sbaglio, ditemi anche la vostra, è di un Çalhanoğlu che forse si diverte un pochino di meno in termini di coinvolgimento di gioco, in termini di coinvolgimento offensivo, si diverte un pochino di meno perché fa questo lavoro dove partecipa di meno là dove succedono le cose, lui che nasce anche trequartista, ma lo fa per il bene della squadra, mettiamolo in questa chiave qua. Si sacrifica con un lavoro che però permette a Barella e Mkhitaryan di essere così poi intraprendenti con i loro movimenti, agli esterni di dare quella ampiezza così importante e con cui possono sfruttare quello spazio che si viene a creare. Quindi speriamo che Ciala non si annoi troppo a fare questo ruolo un po' più dietro le quinte che in questo momento si sta accentuando ancora di più. Magari, ecco, stavamo scherzando un po' in redazione oggi anche con Simone, gli proponiamo di fare un torneo di briscola con Sommer che già tra i pali non è molto impegnato, se c'è una gol lì si annoia un pochino, si può fare un bel torneo di carte con Sommer là dietro per passare tempo. Ma a parte gli scherzi, è una chiave tattica molto interessante perché un Ciala in questa versione qua permette a tutto lo sviluppo offensivo di funzionare in maniera così impeccabile come abbiamo visto contro l'Atalanta. Novità tattica numero 2, ve la faccio vedere da una piattaforma differente. Condivido lo schermo anche qua. Riguarda Federico Di Marco, un Di Marco che in questa partita lo abbiamo scritto nel club, ne abbiamo parlato molto nel club, qualcuno penso l'abbia scritto anche sui social, ma è abbastanza evidente di come Di Marco in questa partita sia venuto molto più dentro al campo, cioè lui da quinto a sinistra non ha giocato solo sulla fascia, ma grazie anche a quel lavoro dei centrocampisti che dicevo prima, Di Marco è venuto molto spesso a giocare in mezzo, proprio per creare questo tilt sulla difesa dell'Atalanta con questi riferimenti a uomo che con questi movimenti chiaramente vanno ad intrecciarsi e vanno ad avere difficoltà. Ma non è solo una sensazione, ve lo dimostro proprio con questa grafica che stiamo condividendo, ovvero sulla sinistra, su questa prima heatmap che troviamo più a sinistra, abbiamo il riferimento del 28 febbraio, dove Di Marco ha avuto le sue principali zone di azione, zone di calore sulla fascia sinistra, soprattutto nella fase difensiva, e poi solo nell'ultimo terzo di campo si avvicinava all'area di rigore. Quindi il suo compito era quello di fare la fascia su e giù tendenzialmente e poi nell'ultimo terzo di campo andare a chiudere in area di rigore ed è uno dei movimenti che per esempio sono stati chiave molto importante anche in Coppa Italia contro la Juventus, mi ricordo segna proprio con questo movimento a tagliare dalla sinistra. Ecco, quest'anno invece
in Inter-Atalanta che finisce 4-0, ma di questa nuova stagione, la heatmap di Di Marco è sempre chiaramente più calda sulla fascia, dove Di Marco si è stabilizzato di più, ma è molto più marcata e molto più presente anche nella zona dentro al campo, proprio più centrale, sia in fase difensiva che in fase offensiva. C'è un pochino meno di presenza nell'area di rigore avversaria, però Di Marco è stato molto importante per la manovra, tant'è che anche nei dati, vi faccio vedere 2 osservazioni. Di Marco ha toccato più palloni l'anno scorso e veniva molto più coinvolto nella costruzione, perché in soli 69 minuti giocati aveva toccato 49 palloni, in questa partita ne ha giocati 90 e ne ha toccati 48, quindi con più minuti ha toccato meno palloni, paradossalmente. Ma la cosa interessante è che questa volta è stato molto più coinvolto nei passaggi, quindi proprio nella costruzione del gioco. Quindi su 48 palloni toccati ha effettuato 32 passaggi, di cui ben 30 sono riusciti, il 94%, mentre nello scorso Inter-Atalanta, giocando di più sulla fascia, provando anche di più il cross e di più anche la finalizzazione, su 49 palloni toccati ha tentato 31 passaggi e solo 25 sono riusciti, 81%. Questo significa che un Di Marco portato in questa nuova posizione è stato molto più preciso nei passaggi, ha partecipato molto di più nella costruzione, anche perché ha fatto dei passaggi più semplici, probabilmente, meno cross e meno passaggi chiave nella zona finale del campo, ma ha partecipato molto di più alla costruzione del gioco in favore della squadra e della manovra. Quindi anche questa novità su Di Marco da tenere d'occhio per vedere se si porterà avanti. Arriviamo però al tema numero 3, quello secondo me più interessante anche in ottica mercato, come dicevo. E torno anche in questo caso sulla nostra lavagna tattica, dove dobbiamo ridisporre correttamente un po' i vari giocatori. E anche questa non è una vera e propria novità, nel senso che in parte l'avevamo già vista, nella scorsa stagione, nelle scorse stagioni comunque. Però anche in questo caso, secondo me, è stata ulteriormente estremizzata, ulteriormente accentuata. E, mi riferisco alla posizione del centrale, cioè diamo la palla al difensore centrale, in questo caso ad Acerbi. Abbiamo già visto più volte con De Vrij, soprattutto, ma anche con Acerbi, che si scarica il pallone e poi Acerbi si porta in avanti e va a ricoprire questa posizione diciamo sul cerchio di centrocampo, con Pavard che magari ecco, la riceve un pochino più centrale e Acerbi può ricevere lo scarico, poi Ciala spesso si abbassa e questo diventa un movimento che, ripeto, soprattutto contro un Atalanta che marca uomo su uomo, diventa difficile da leggere, perché Retegui dovrebbe correre all'indietro chiudendo lo spazio per Acerbi, mentre Ederson si incrocia e andrebbe su Çalhanoğlu, come dicevamo prima. Acerbi questa cosa l'ha fatta in questa partita in maniera veramente estrema. Io l'ho visto fare molto più spesso del solito, e contro l'Atalanta tutto sommato secondo me ha fatto una buona prestazione, dove in alcuni casi si è ritrovato anche a ricevere il pallone con la possibilità, visto lo spazio che si era creato, di andare in campo aperto e di decidere poi se scaricare il pallone oppure se condurlo in avanti e, quindi creare i presupposti o per andare al tiro o per un ultimo passaggio offensivo. Qui con questa giocata qui, se la fai con qualità e rapidamente, si possono aprire dei varchi veramente molto, molto importanti. E allora dove voglio arrivare? Ne parlavo nel club con i nostri abbonati su passioninter.club e dicevo: immaginatevi un Bissek schierato lì, con quella posizione lì, con quei compiti lì. Io è da aprile scorso che dico bisogna trovare un modo comunque di integrare Bissek e Pavard insieme. Pavard sulla destra, ragazzi, è troppo forte. Lì da terzo di destra c'è poco da dire. È un giocatore di una classe superiore e ancora oggi c'è chi sottovaluta Pavard in una maniera imbarazzante, secondo me. E allora è vero che Bissek deve crescere nelle letture difensive, ma immaginatevi un Bissek a fare quel lavoro lì che ha fatto anche Acerbi in questa partita. Un lavoro in costruzione che si sgancia, riceve in quella posizione a metà campo nello spazio e può ripartire in campo aperto come gli abbiamo visto fare per esempio anche nelle amichevoli. Solo che lo faceva partendo da terzo, ma immaginatevi farlo lì dal centro. In più, rispetto ad Acerbi, è più veloce, per cui potresti giocare all'occorrenza anche con una linea difensiva un po' più alta, se lo vuoi, in alcuni casi, e sui colpi di testa Bissek è fortissimo, è assolutamente molto forte. Per questo io lo dico da mesi, Bissek io lo vedo perfetto per fare il terzo a destra, sicuramente, ma come centrale del futuro in questa Inter, se si limano quei dettagli difensivi, può diventare veramente molto molto interessante.
Comunque è un classe 2000, quindi ci si può lavorare tranquillamente per farlo migliorare anche difensivamente. Anche perché, secondo me, e qui arriviamo al tema mercato, potrebbe avere un impatto davvero significativo sul mercato dell'anno prossimo, quando andranno via sicuramente dei giocatori in scadenza che pesano tanto, ci saranno gli incassi della Super Champions, ci saranno gli incassi del Mondiale per club, per cui si potranno pianificare, immagino, un paio di colpi di spessore per l'Inter dell'anno prossimo e oggi sulla carta un colpo in difesa servirebbe assolutamente, perché ripartire anche l'anno prossimo con Acerbi e De Vrij francamente avrei molti dubbi, visto che già oggi in tanti hanno dei dubbi. Però ecco, se appunto oggi lavori, ti porti avanti col lavoro su Bissac come centrale, puoi ripartire magari proprio da lui tra un anno e magari a quel punto sposti Darmian definitivamente a fare il terzo con Pavard e la difesa praticamente la possiamo considerare già a posto con tutti gli elementi che hai a disposizione. Uno dei due centrali lo rinnovi, l'altro no, sei praticamente a posto. E a quel punto vai a dirottare il grande investimento che dovevi fare magari su un grande esterno destro, per dire, o un grande attaccante addirittura, dove 2 attaccanti di cui molto si parla in queste ore andranno in scadenza di contratto al termine della stagione. È un'ipotesi, si fa per discutere insieme, succederanno tantissime cose chiaramente durante l'arco di questa stagione, però intanto, ecco, nelle prossime partite tenete a mente, monitorate queste novità tattiche, questi indizi tattici che vi ho sottoposto e fatemi sapere che ne pensate anche voi. Se siete arrivati fino a qui, vi chiedo di lasciare nei commenti Bissac centrale con il punto esclamativo, scrivete tutti Bissac centrale con il punto esclamativo, spammiamolo il più possibile, questa idea, questa proposta tattica che vi faccio su tutti i social, sui siti, sugli altri canali che parlano di Inter, che parlano di Bissac, facciamoci sentire con questa idea. Vi aspetto nel club dove questi contenuti li anticipiamo e li analizziamo tutti insieme con tante chiacchierate interessanti che ci facciamo con la nostra community www.passioniter.club, mentre in descrizione trovate un altro contenuto, un altro approfondimento che c'è il link per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.